Buonasera amici, ben trovati ad un'altra puntata. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Si parte subito perché oggi dobbiamo parlare di un software gratuito che ci aiuterà molto nella nostra attività musicale. È un software free, come dicevo, si chiama MuseScore, ok? Questa è la versione numero 4, quindi è abbastanza recente. Per ora è la più aggiornata, in base chiaramente a poi quando guarderete questo video, ok? Tra qualche istante si parte. Allora ragazzi, una volta che avete fatto il vostro bel download, fate partire MuseScore Studio e vi compare subito una schermata, la schermata principale per quello che riguarda le partiture. Se avete delle partiture vecchie, le troverete qui su nuove recenti. Ci sono anche delle opzioni per quello che riguarda partiture online oppure condividere i vostri lavori all'interno di un server e tutto il resto. Però adesso noi andiamo a vedere come si può creare una partitura. Attenzione, se abbiamo dei file MIDI li possiamo caricare all'interno e ci trova automaticamente la partitura completa. Possiamo fare la partitura di un singolo strumento fino addirittura un'orchestra vera e propria, quindi comporre anche sinfonie. Poi abbiamo l'opzione di convertire i suoni che abbiamo a disposizione in wave oppure in MIDI. Condividendoli in MIDI su un altro software, poi il vantaggio è che noi possiamo associare delle altre sonorità particolari, magari quelle di un'orchestra vera, allo stesso file MIDI, d'accordo? Quindi diventerebbe una vera e propria sinfonia nell'ipotesi in cui noi stiamo lavorando con tantissimi strumenti, oppure potrebbe essere utilizzata semplicemente per fare una partitura base, magari che ne so, con un accompagnamento e la melodia solista nell'ipotesi in cui per esempio dovessimo depositare delle partiture alla SIAE. Ma vediamo come funziona. Io vado su nuova partitura, clicco e mi compare subito un'altra finestra di dialogo dove mi chiede quali tipi di strumenti voglio utilizzare. A questo punto io devo fare questa cosa, devo scegliere i vari tipi di strumenti. Abbiamo legni, ottavino, flauto, oboe, clarinetto e tutto il resto, ok? Ancia libera, abbiamo la fisarmonica, poi per quello che riguarda gli ottoni abbiamo il corno, la cornetta, la tromba, il trombone e tutta un'altra serie di strumenti. Allora, io vado sul classico e cerco gli archi. Gli archi a me piace molto inserire il violoncello, per esempio. Posso scegliere tra addirittura la sezione di violoncelli, la sezione di viole o di violini o di contrabbassi o il singolo strumento. Vedete che è molto interessante. Andiamo con una sezione di violoncelli, la clicco e poi con la freccia la sposto all'interno della partitura. Poi vogliamo mettere anche un violino solista? Mettiamo un violino solista, perfetto. Poi andiamo avanti, abbiamo strumenti a pizzico con una possibilità di scelta di alcune tipologie di strumenti, oppure abbiamo, vediamo altri tipi di percussioni, eccoli qui, oh bene. Abbiamo le percussioni a suono indeterminato che sono veramente molto interessanti. Qui possiamo sceglierne una di queste a disposizione e abbiamo anche le percussioni a suono determinato, ok? Io di solito per fare delle prove, delle demo utilizzo i timpani, perché i timpani sono delle percussioni che hanno non una singola nota, ma i timpani hanno diverse note. Quindi io inserisco timpani e poi lo trasferisco da quest'altra parte, ok? Vogliamo inserire altro? Inseriamo, abbiamo messo un violino solista, mettiamo, allora inseriamo strumenti a pizzico, mettiamo un basso acustico, ecco, basso acustico, perfetto. Poi non dobbiamo cliccare subito su fatto, ma andiamo su successivo, perché ci chiederà altre informazioni per creare il nostro spartito. Quindi successivo mi dice innanzitutto la tonalità, ok? Quindi già questo è importante per chi legge musica, ok? Ma alla fin fine potreste riuscire ad arrivarci anche se non conoscete la musica. Innanzitutto lavoriamo in Do, va bene, qui abbiamo armatura di chiave Do maggiore, va benissimo. Abbiamo un'indicazione metrica, ok, 4 quarti, e abbiamo il tempo. Il tempo, facciamo un'ipotesi, andiamo a modificarlo. Io clicco su 120, vedete, vado qui e sposto cliccando dentro
mostra indicazione, clicco mostra indicazione sul tempo della partitura e abbasso, la facciamo più lenta, facciamo un'ipotesi, facciamo un 85 battute. Ok, andiamo avanti. Quante battute vogliamo fare? Il minimo sindacale per il deposito di un brano di solito sono 16 battute, anche se la SIAE si accontenta anche di 8 battute della melodia vera e propria, anche se di solito tra melodia e ritornello andiamo sempre sopra le 8 battute, di solito si parte a 16. Ok, ma noi facciamo le cose in grande, ne facciamo 32. Ok, 32 battute. Titolo della partitura possiamo inserirlo adesso o dopo, la scriviamo prova video canale, mettiamo il compositore, metto il mio cognome, Aspesani, eccetera. Sottotitolo ok, se ci sono anche le parole mettiamo il paroliere, qui il copyright, se magari ecco, potete mettere l'anno in cui l'avete poi depositato, se c'è un'etichetta discografica collegata e tutto il resto. Fatto anche questo, clicco su fatto. Ok, eccola qui, mi compare prova video canale. Ok, sottotitolo non l'ho messo perché non mi serviva, io lo clicco e poi con il tasto canc lo tolgo. Ok, autore Aspesani, ok. 85 battute. Adesso che facciamo? Vedete che qui sopra noi abbiamo una serie di note, le abbiamo tutte, ok? Tutte le tipologie di note divise per durata, ok? Breve, semibreve, croma e tutto il resto, semicroma, semibiscroma e tutte quante le altre varie possibilità. Allora, innanzitutto che faccio? Seleziono una nota, per esempio questa ha valore 2, ok? In 4 quarti con una battuta ho 2, un valore 2, ok? Mettiamo sul violoncello e me lo fa anche sentire. Ne mettiamo un'altra, così chiudiamo la battuta 4 quarti. Eccola, vado indietro col tasto cursore. Ok, adesso provo ad alzare un po' il volume. Bene. Allora, torniamo indietro. Ok, questa era sbagliata, quindi la andiamo a togliere. Clicco sulla matitina, vado sulla nota e la cancello, ok? Sempre con premo la nota e poi faccio il tasto canc. Andiamo avanti con il violoncello. Allora, inseriamo altre note. Ok, abilitiamo con la pennetta la scrittura delle singole note, la mettiamo qui e proseguiamo il nostro giro con il nostro violoncello, ok? Poi se io faccio la nota e voglio modificarla, voglio mettere il semitono, che devo fare? Una volta che ho piazzato la nota con le freccette page su e page giù, vado a spostarla, sentite? Con la freccetta verso l'alto, verso il basso. Ok, poi finisce chiaramente, perché siamo in chiave di basso, quindi automaticamente lui converte già in chiave di basso e tutto il resto, ok? Bene, proseguiamo. E poi chiudiamo con una nota lunga, chiudiamo con un do, siamo in tonalità di do, vabbè, chiudiamo in do anche se è un po' scontato, ok. Allora, il primo strumento l'abbiamo messo, ok? Adesso andiamo a mettere il secondo, d'accordo? Ho selezionato la semi minima, vado su basso acustico e comincio a farci un bel giro di basso, do re in questo caso, ok? Poi faccio, cambio l'accompagnamento, qui ho sbagliato, ho fatto un la, dovevo fare un sol, quindi con la freccettina verso il basso, no, eccola, mi sposto, andiamo avanti, adesso facciamo poi volendo, anziché stare a copiare tutte le note se sono identiche, io clicco sempre sulla pennina che c'è sopra, clicco sull'intera battuta, faccio CTRL C, mi sposto di fianco, CTRL V, ok? Così non perdo tempo, d'accordo?
Adesso proviamo a fare una cosa più erudita. Premo la prima battuta, ok? Bene, mi sposto sulla seconda, premo CTRL. Prima battuta, CTRL C. Mi sposto sull'altra battuta, CTRL V. Idem, CTRL C, CTRL V. Ok. Adesso vediamo che è venuto fuori, eh. Ok. E nota finale. Abbiamo utilizzato un po' meno battute. Ora, torniamo qui. Andiamo ad inserire anche i timpani. I timpani facciamo qualche colpo ogni tanto, ok? Quindi partiamo da questi, pennina, sempre pennina, faccio un bel do con un timpano. Eccolo. Poi su quell'altra battuta faccio, qui ho messo, allora, potrei mettere sul violoncello, avrei quella nota, ecco, va bene. Ok. Ok, ci siamo. Poi ne inseriamo un'altra, metteremo in questo caso, mettiamo un bel fa, ok, e poi torno indietro, ok, bene. Sto tornando indietro con le freccette, adesso premo space e vediamo che succede. Ok, come vedete abbiamo già qualcosa di concreto in mano, d'accordo? Abbiamo creato quasi proprio dal nulla una composizione. Adesso vediamo quello che si potrebbe fare con il violino. Vediamo col violino che si può fare. Creiamo una melodia. Quindi ho selezionato la semiminima, pennino per l'inserimento della nota. Iniziamo da qui magari, ecco. Cominciamo a fare qualcosa di... Facciamolo un po' più virtuoso questo violino. Nota lunga, vediamo che succede. Ok, abbiamo inserito anche un po' di violino. Ok, poi andrebbe avanti la partitura fino alla fine. Ora, da questo che viene fuori, che noi abbiamo già alla fin fine, questa è un'introduzione, ok? Occorrerebbe molto più tempo se volessimo farla proprio completa. Però questo serve per far capire un attimo le potenzialità di questo software. Allora, ha già dei suoni interni che per quello che riguarda gli archi potrebbero essere passabili, magari rielaborati dal punto di vista sonoro con l'aggiunta di un riverbero e tutto il resto su un altro software. Io di solito quando faccio poi delle conversioni o le passo in MIDI e le apro con un software ad hoc dove vado ad assegnare dei suoni reali di orchestra sia al violino che ai violoncelli o al basso acustico o ai timpani, oppure in alcuni casi se mi serve un sottofondo semplice potrei utilizzare direttamente i suoni di questo MuseScore. Ok, dopo chiaramente li vado a montare utilizzando anche degli effetti stereo, quindi magari sposto i violini più da una parte, i violoncelli più dall'altra, la stessa cosa i timpani, poi magari do un po' di riverbero e tutto il resto. Però non è finita qui perché come vedete noi abbiamo il suono estremamente piatto e il suono piatto non va bene perché noi dovremmo
comunque dare più espressione ad alcune note, per esempio, ok? E allora lui ci mette a disposizione un sacco di possibilità. Eccole qui, vedete su questo menu laterale mi dà le indicazioni metriche, le armature di chiave, se ci sono dei diesis in chiave, tutto il resto, ok? Poi c'è la chiave di contralto, quella di basso, quella di violino, c'è tutto. Quello che riguarda le indicazioni di musica ci sono di tutti i tipi, larghetto, adagio, andante, ok? Perché soprattutto negli spartiti di musica classica si inserisce oltre alla velocità vera e propria anche il tipo di descrizione del tempo, che è interessante comunque. Poi abbiamo ancora altezza nota, questa anche è interessante, le alterazioni ne abbiamo già parlato con i diesis, i bemolle, il B quadro, ok? Ecco, e le possiamo andare ad aggiungere, oppure ci spostiamo sulla singola nota, come fatto vedere prima, eccolo qui, spostandomi su e giù, ok? Poi abbiamo il discorso interessante tra le dinamiche, piano, pianissimo, piano, eccole qui, poi forte, fortissimo e tutto il resto, ok? Crescente, diminuendo, ok? Ancora le articolazioni per legare le note e tutto il resto, poi in base alle nostre esigenze noi abbiamo un po' tutto. Se c'è del testo lo possiamo inserire direttamente qui, oltre alle descrizioni aggiuntive che si utilizzano anche in ambito musicale. Qui vedete ci sono le varie espressioni, no? Testo di rigo, cambia strumenti legati, arco, sordino, tono jazzistico, ok? Quindi tutte quante indicazioni aggiuntive per rendere meglio il nostro spartito, ok? Quindi riguarda il testo. Poi ci sono ancora le tastiere e una cosa importante, la troverete qui è importantissimo perché c'è una parte che riguarda i salti e le ripetizioni che negli spartiti è importante perché ci mette a disposizione questo strumento che ci manda da capo a coda. Se per esempio io faccio 8 battute, in realtà sono 4 gruppi da 8 battute, ok? Da gruppi di 8 battute, io li voglio ripetere 4 volte, li scrivo solo 2 volte e poi metto il tasto a capo. Faccio esempio pratico. Allora, noi ci spostiamo qui, rimandiamo il brano intanto. Arriviamo alla seconda parte. Ok, qui arriviamo, chiudiamo con questo do. Ok, adesso io che faccio? Mi fermo. Vado su questa battuta. Premo da capo. Vedete che sopra è comparso un D puntato, C puntato. Quindi se io scrivo, se io vado in play, guardate che fa, questo do finisce e poi torna indietro. Ok? E così con tutti gli altri salti e ripetizioni che avete a disposizione. Ok? Quindi vedete com'è interessante. Poi qui andiamo a vedere un'altra cosa. Io evidenzio questa battuta perché il violino secondo me è un po' troppo forte e quindi lo metto piano. Ok? Quest'altro idem e quest'altro idem. Ma vediamo che succede, Adesso vediamo che succede. Vedete come è più bilanciato? L'ho abbassato un po' di volume, ok? Adesso a questo punto io avrei finito la mia ipotetica partitura, l'abbiamo accorciata molto perché altrimenti verrebbe un video di 3 ore. Allora, io sono arrivato qui, a questo punto, poi ho i tasti per ingrandire o rimpicciolire, io vado indietro, ok? Ecco, questo è il mio spartito completo. Adesso lui mi dà una funzione fondamentale che è molto importante e senza sorprese, non è che poi ti domanda oh però dovresti adesso fare l'abbonamento mensile, trimestrale, le solite cose che capitano quando tu hai lavorato 2 ore su un software e poi vai a fare il rendering e ti dicono la famosa frase adesso però devi iscriverti e adesso devi fare l'abbonamento almeno mensile. No, qui va da solo. Adesso io che faccio? Vado sulla finestrina file e vado su esporta, massima attenzione qui. Che mi dice?
seleziona le parti da esportare. O mando fuori la partitura principale e lui me la incolonna perfettamente utilizzando tutti gli strumenti che ho utilizzato, quindi voi avete sott'occhio la partitura di tutti gli strumenti. Posso anche fare, oltre alla partitura principale, le singole partiture, cliccando qui per i timpani, il basso acustico, il violino e il violoncello. Quindi ho la partitura completa della mia opera, ma ho anche le singole parti da dare ai singoli musicisti e la posso convertire in PDF, ok? E adesso noi la esporteremo in PDF. Esporta, prova video canale, va benissimo, la mettiamo in download momentaneamente, prova, ok. Eccola qui. Prova video canale. Questa è la nostra partitura completa. Timpani, basso acustico, violino e violoncelli. Abbiamo la partitura precisa. Ok ragazzi? Tutto gratis. O come dico di solito, a gratis. E non è poco, al giorno d'oggi. Aspetta, non è finita qui. Non è finita. Prova video canale. Eccole qui, prova video. Questa è la partitura del basso. Vedete? Ecco, quindi abbiamo le partiture un po' di tutti quanti i vari strumenti. E poi potete stamparle, queste sono già pronte in A4, quindi sono perfetti, formato digitale, tutto preciso. Allora, poi questa era la prima esportazione per quello che riguardava la musica, che è lo scopo base di questo programma, ok? Scrivere musica, poi ci sono tante funzioni, c'è il metronomo, le legature, tante cose ancora, però io direi di partire piano con una cosa semplice e poi piano piano inserire tutte le varie funzioni, tanto il software è perfettamente in italiano, quindi basta fare delle semplici prove e vedrete che verrà fuori un prodotto secondo me molto molto importante. Poi abbiamo il modifica, c'è sempre il tasto annulla che ci salva, a salvamento abbiamo sempre quello, come dico sempre. Allora esportiamo. Adesso però io che esporto, non esporto file PDF. Lui mi dice come vuoi esportarlo. Innanzitutto il file lo posso esportare anche in immagini, quindi non solamente in PDF, anche in SVG e vedete. Posso anche trasformarlo direttamente in audio, quindi in MP3 o in WAV. Chiaramente se lo esportate in WAV o MP3 vi terrete quei suoni che vi dà MuseScore, ok? Magari riuscite a ritoccarli con un altro software, aggiungendo un po' di riverbero e tutto il resto, ok? E vi ricordo che se voi utilizzate già la partitura principale unita insieme in formato WAV vi esce in mono, quindi attenzione perché poi con un software basterebbe ecco, un SoundForge della Sony che già con quello potreste trasportarlo poi in stereo, d'accordo? Però io vi consiglio sempre di prendere le singole partiture e di creare dei singoli file WAV se non volete ritoccare con il MIDI, attenzione, e poi con un altro software, ma anche basta un N-Track Studio, che ne so, adesso il primo che mi viene in mente, aprite le singole tracce una sopra l'altra e le andate a mixare aggiungendo riverberi e tutto il resto e a quel punto poi fate il mix down, ok? Utilizzando i suoni base che vi dà il software, però io vi dico subito che per quello che riguarda gli archi potrebbe essere carino, qualche percussione, la gran cassa è carino, ma quando l'organo anche non è male, ma se andiamo a prendere le trombe per esempio o il basso tuba vengono fuori dei suoni, scusate il termine, ad minchiam, quindi massima attenzione. Allora, posso però, se sono più bravo poi a rielaborare il tutto con il MIDI, esportarlo in file MIDI. Se io esporto tutte le singole parti in MIDI, poi li riapro con un altro software e vado ad assegnare ad ogni singola parte dei suoni più fighi, diciamo, ok? A quel punto avrei una vera e propria opera sinfonica, d'accordo? Quindi vedete come poi tutto potrebbe essere variabile in base alle varie situazioni. Però adesso noi facciamo un lavoro più rapido, non esportiamo i timpani, esportiamo la partitura principale e ce la esportiamo in questo caso in MP3 per fare una cosa veloce, ok? Mi dice anche bitrate, quindi anche abbastanza serio, lo metto a 320 perché almeno anche se e anche se è in MP3 comunque la qualità è un po' più alta, ma vedrete che chiaramente si potrebbe fare molto di meglio. Questo software ti mette a disposizione, secondo me, tante possibilità molto più professionali. Poi dipende da quello che una persona ci vuole fare e tutto il resto. Esporto. Sì, lo metto in download, vai, salviamolo.
ci vuole un po' per l'esportazione, non è proprio volante, però a portata d'uomo comunque è una cosa abbastanza veloce. Ok, eccola qui, prova video canale, ole, vediamo che succede. Alziamo un po' il volume. Vedete che è ripartita la seconda parte, c'era il punto da capo, no? Ecco, è ripartita anche la seconda parte. Già, a mio avviso, signori, per fare un prodotto, per un sottofondo, per dei video, secondo me non è male, ma si può utilizzare anche a diversi livelli, quindi anche a livelli alti, se dovete fare anche una colonna sonora per uno spettacolo, rappresentazione teatrale o un cortometraggio, quello che volete, qualunque cosa, una volta che voi avete la partitura perfetta, la potete depositare e tutto il resto, avete il file MIDI, poi associate dei suoni con un normale programma che utilizza la tecnologia MIDI e assegnate dei suoni più belli e a quel punto voi avete comunque un prodotto molto molto serio, ok? Bene ragazzi, penso che abbiamo detto tutto, è stato un video abbastanza veloce, nonostante che non è proprio brevissimo, ma è un software, questo MuseScore, che ha tante funzioni, ok? Potrebbe essere un buon intro, poi man mano, strada facendo, potreste andare a raffinare tante competenze legate proprio a questo software, ok? Io vi ringrazio per la visione, se volete iscrivetevi al canale, anche attiva l'area abbonamenti. Alla prossima puntata, bye bye, have a nice night!